sei sempre chiesto come alcuni pianisti e compositori riuscissero a ottenere un effetto così intenso e epico con pochi accordi, come in questo caso? Oggi parliamo proprio di questo. In particolare è un argomento che mi avete richiesto nei commenti e diciamo che è un argomento dal titolo veramente strano, ovvero i Phrygian Cush Chord o Cushing Chord. Diciamo gli accordi cuscinetto frigi. In realtà il titolo è un disastro perché proprio vi fa subito passare la voglia. In realtà è una cosa molto più semplice e veramente potente, soprattutto dal punto di vista compositivo, ma può essere utilizzato anche per aggiungere un po' di varietà, magari anche nell'improvvisazione o nell'armonizzazione. Però, ripeto, soprattutto dal punto di vista compositivo è uno strumento veramente potente e interessantissimo. Mi avete chiesto questa cosa perché sul canale di Open Studio, che è un canale fantastico di didattica per la musica jazz e non solo, c'è questo video, c'è uno short dove fanno vedere una serie di sostituzioni di accordi in maniera molto veloce e quindi qualcuno mi ha chiesto ma non è che possiamo un attimo approfondire cosa sta succedendo? E quindi ne parliamo. Allora, in realtà questi Cush Chords o come li volete chiamare, io in realtà prima di vedere quel video non gli davo un nome del genere, diciamo che per quanto mi riguarda è semplicemente una sottocategoria dell'interscambio modale. Non ho ancora fatto un video sull'interscambio modale, ma visto che questo argomento in particolare me l'avete chiesto, diciamo che è diventato prioritario, quindi intanto faccio un video su questa cosa specifica, poi farò un video più completo sull'interscambio modale. Sostanzialmente, vi dico brevemente, l'interscambio modale o prestito modale consiste nel prendere in prestito alcuni accordi da una tonalità diversa da quella in cui ci troviamo. Per essere più specifica sarebbe da una modalità, ovvero da un modo. Ma non ci complichiamo la vita adesso perché non ci interessa. Vorrei cercare di tenere questo video il più breve e pratico possibile, ripeto perché il titolo è super astratto, in realtà è una cosa estremamente concreta, cioè io adesso vi spiego un attimo come funziona e poi vi do una formula, voi applicate la formula e avete imparato questi accordi, fine, ok? Poi dopo chiaramente sta al vostro gusto scegliere come utilizzarli, in che contesto, chiaramente. L'idea di base è la seguente, prendiamo una successione di accordi molto classica, iniziamo con una successione di accordi proprio pop, primo, quarto, quinto, primo. Ho fatto il quinto grado sus invece che settima normale perché in questo stile, in questa successione di accordi probabilmente suona meglio, insomma un pochino più interessante. Se non sai cos'è un accordo sus, c'è un video sul canale riguardo gli accordi sus, però mo non ti distrarre, stiamo concentrati su questa cosa qui, perché entro breve vedrai quante bellissime soluzioni ti può dare questa tecnica. Allora, il principio è questo. Siamo in una tonalità, in questo caso Do maggiore. Il nostro punto di partenza e il nostro punto d'arrivo, nel caso della successione che abbiamo scelto, è il primo grado. Il primo grado è quello più importante perché proprio è il punto d'arrivo, ci fermiamo lì e diciamo ok, siamo effettivamente in Do maggiore. Tutti gli altri gradi, diciamo che in questo contesto sono degli accordi di passaggio per arrivare poi al Do maggiore finale, quindi al nostro primo grado, ma questo vale per tutte le tonalità, chiaramente. Allora, vediamo come funziona questo sistema di sostituzione armonica, se vogliamo. Partiamo da una successione di accordi semplice come quella che abbiamo appena detto, quindi primo, quarto, quinto, primo in questo caso, ma ne vedremo anche un'altra magari. E cosa dobbiamo fare? Teniamo il primo grado nella tonalità in cui ci troviamo perché è quello più importante e stabile e tutti gli altri accordi, quindi tutti gli accordi che non sono costruiti sul primo grado, nel nostro caso il Fa maggiore e il Sol maggiore, quarto grado e quinto grado, e che cosa facciamo? Li trasportiamo in una tonalità diversa dal Do maggiore. Potete provare con tutte le tonalità, alcune funzionano meglio, altre peggio, però se volete sporcarvi le mani e fare un po' di esperimenti, ben venga. Se non volete, vi risparmio la fatica e vi dico subito quelle che suonano meglio, ovvero rispetto al Do maggiore, la trasposizione di questi altri gradi che funziona meglio è nella tonalità di Si bemolle, Mi bemolle e La bemolle maggiore, ok? Quindi Si bemolle, Mi bemolle e La bemolle.
Poi vi dico un trucchetto per ricordarvele, che poi è anche il motivo, diciamo, per cui funzionano. Ve lo dico alla fine. Adesso andiamo sul pratico per capire intanto in Do maggiore. Quindi, perché insisto nel chiamare gli accordi con il numero del grado? Perché ci aiuta a trasportare. Quindi se io sono in Do maggiore e primo, quarto, quinto, primo è Do maggiore, Fa maggiore, Sol maggiore, Do maggiore, farò la stessa cosa tenendo il Do, ma spostando il quarto e il quinto grado in modo che appartengano alla tonalità di, in questo caso, Si bemolle. Quindi Si bemolle maggiore, quarto grado Mi bemolle maggiore, quinto grado Fa maggiore. Anche qui magari lo farò sus per farlo suonare un po' più interessante. Cosa faccio? Nella stessa successione di accordi di prima io sostituisco il quarto e il quinto grado che avevo in Do maggiore e al loro posto ci metto il quarto e il quinto grado in Si bemolle maggiore. Vediamo come suona. Molto interessante, no? Molto, molto particolare, perché quando arriva il Mi bemolle è come se si scurisse la successione di accordi, non ce l'aspettiamo e poi quando finalmente risolve torna ad essere più brillante, quindi c'è questa sorta di curva emozionale che rende questa successione di accordi veramente interessante. Proviamo a farlo invece con la tonalità di Mi bemolle. Mi bemolle maggiore, quarto grado, La bemolle maggiore, quinto grado, Si bemolle maggiore. Vado veloce, poi chiaramente se avete difficoltà a calcolarvi i gradi delle tonalità, mettete pausa, tornate indietro, ve lo risentite, fate i vostri calcoli, provate con le mani sul pianoforte, che è molto importante, o sulla chitarra, insomma sul vostro strumento. Quindi sostituiamo il quarto e il quinto grado di Do maggiore con il quarto e il quinto grado di Mi bemolle, ovvero La bemolle maggiore, Si bemolle maggiore. Anche in questo caso non fatevi ingannare dal Si bemolle, io sto facendo sempre il quinto grado sus, poi magari risolvo, quindi Si bemolle sus, Si bemolle maggiore, ma il concetto è lo stesso, ok? Anche qui abbiamo la stessa curva emozionale, accordo di Do maggiore, siamo a casa, La bemolle maggiore, che succede? Scuro, Si bemolle settima, Si bemolle maggiore, che succede? Do maggiore, brillante, di nuovo siamo tornati a casa. Questa cosa rende la successione di accordi interessante e non piatta e prevedibile, diciamo. Ultimo test, proviamo con la tonalità di La bemolle maggiore, il cui quarto e quinto grado sono Re bemolle maggiore e Mi bemolle maggiore e Mi bemolle settima, insomma. Vedete, questa è una sonorità ancora diversa per via di questo Re bemolle che scurisce ulteriormente. È interessante, è meglio, è peggio? Come al solito crea un effetto e quindi dipende sempre dal contesto. A seconda dell'emozione che ricercate, dell'effetto che ricercate, potete adottare una sonorità piuttosto che un'altra. Benissimo, facciamo un altro esempio facendo magari un 2-5-1, quindi tipo Do maggiore, Re minore settima, Sol settima, Do maggiore. Quindi ok, benissimo. Ora spostiamo il 2 e il 5 nella tonalità di Si bemolle maggiore, quindi avremo Do minore settima, Fa settima. Molto rock in qualche momento, no? Interessante. Proviamo invece a prendere il 2-5 della tonalità di Mi bemolle, quindi Fa minore settima, Si bemolle settima, ma applicarlo a Do maggiore. Questo tra l'altro lo trovate in un sacco di standard. Bello anche questo. Prendiamo il 2-5 della tonalità di La bemolle e applichiamolo al Do, quindi sostituiamo Re minore Sol settima con Si bemolle minore, Mi bemolle settima. Eccetera eccetera. Quindi vedete che questa cosa è molto interessante, potete
provare a applicarlo a un turnaround, potete provarlo a applicare anche a una successione di accordi, se vogliamo, più pop, ad esempio il famoso giro che sta in tantissime canzoni pop, primo, quinto, sesto, quarto. Eccetera, eccetera. Insomma, fate i vostri esperimenti. Questa cosa è molto interessante. Chiaramente facile in Do, più complesso in altre tonalità. Primo, perché siamo in un'altra tonalità, magari con più alterazioni. Secondo, perché ci dobbiamo calcolare la relazione con le altre tonalità e i loro relativi secondi, quarti, quinti, eccetera, eccetera. Ok? Quindi dicevo, scorciatoia e spiegazione. Allora, in Do maggiore, le scale da cui prendere che funzionano sono Si bemolle, Mi bemolle e La bemolle. Si, Mi e La. Ok? Che se vi ricorda qualcosa è, diciamo, l'ordine delle alterazioni dei bemolle con cui compaiono nelle tonalità con i bemolle. E sono anche le alterazioni di Do minore, quindi Do minore naturale ha come alterazioni Si bemolle, Mi bemolle e La bemolle. Quindi passiamo da Do maggiore a Do minore, anche se in realtà, diciamo, queste sono le fondamentali, però in realtà qual è la spiegazione? È che io, quando sono in Si bemolle maggiore, non sono veramente in Si bemolle maggiore, ma mi sono semplicemente spostato sulla scala di Si bemolle maggiore che ha come fulcro Do, ovvero Do dorico. Diciamo, poi se non sai i nomi di queste scale non importa, adesso questa è solo una spiegazione teorica di questa cosa, ma la pratica funziona uguale anche se non sai i nomi di queste scale. Se ti interessa c'è un video sui modi, ci sono 3 video in realtà sui modi che ti lascio qui, e quindi diciamo che passiamo da Do maggiore a Do dorico. Avendo 2 note che si abbassano di un semitono, effettivamente si crea l'effetto chiaro scuro. Nel caso del Mi bemolle maggiore passiamo effettivamente a Do minore naturale, che sarebbe Do e Olio, e nel caso del La bemolle Do sarebbe il terzo grado ed è la scala frigia, e da qui secondo me viene quel nome Phrygian cash chord, quello che è, insomma non ci interessa. Ok, quindi sono semplicemente i 3 modi minori che troviamo nell'armonizzazione della scala maggiore. E qui diciamo che si ricollega al discorso più ampio sull'interscambio modale, che normalmente significa prendere in prestito da una modalità, però tendenzialmente una modalità minore, quindi sono in Do maggiore, prendo da un tipo di Do minore che può essere dorico, può essere eolio, può essere frigio, ma tendenzialmente è minore, non sempre, ma spesso, ok? Ripeto, adesso se questa parte è poco chiara, non importa, questi sono veramente dettagli tecnici. A me interessa soprattutto che voi proviate a sporcarvi le mani e a sentire il suono di queste successioni di accordi, che sono molto interessanti. Vi lascio un piccolo PDF riassuntivo, se volete, nella descrizione del video, ma se volete ricevere il PDF di ogni lezione, di ogni video, appena esce il video, nella vostra email, vi potete iscrivere alla mia newsletter gratuita. Mando pochissime email, niente spam, solamente appunto esce il video, vi arriva il PDF, quindi se siete interessati può essere un modo comodo per fare questa cosa, e trovate il link, insomma, probabilmente qui in descrizione, nel primo commento magari. Come sempre, se avete dubbi, domande, dato che l'argomento apparentemente può essere spigoloso, poi nella pratica in realtà è una formula, come dicevo all'inizio, quindi se avete dubbi, domande, curiosità, suggerimenti per i prossimi video, me lo scrivete nei commenti e ne parliamo. Se vi va, vi potete iscrivere al canale per supportarlo, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Grazie!